Allora, questa qua praticamente è la parte alta, è la parte più vecchia dell'azienda. Sono impianti che sono qua dal 1978, così come la parte della cantina e tutto. Brescia praticamente è sotto di noi, ai nostri piedi, quelli sono i Ronchi, ma fa parte comunque della Maddalena. Il centro di Brescia è dietro, là, comunque qua sotto è già Brescia. Noi siamo praticamente in città, pur essendo a 350 metri in collina. Sono impianti che io 11 anni fa praticamente ho rinnovato, erano tutti tendoni e li ho portati in 3-4 anni, li ho portati a spalliera. Questo perché mi è più comodo anche lavorare con i mezzi coperti, i trattori e tutto. Con la Maddalena che la fa da padrona a 900 metri e il Colle San Giuseppe che è una pendice appunto della Maddalena che arriva fino ai 550 metri. Noi qua siamo sui 350, quasi 400. Tu sei fuori dal disciplinare? Io sono fuori dal disciplinare di tutto, perché il mio è il vino da tavola, quindi io sono fuori da tutti i disciplinari, ma perché sono un po' anarchico con queste cose, nel senso che non è che credo molto a quelle che possono essere le regole del disciplinare, perché in realtà cioè, che regole ci sono qua? Cioè, l'unica regola che tu devi sempre tenere presente è il sistema di allevamento e come portare alla produzione, alla raccolta l'uva, quindi utilizzando il meno possibile la chimica, la parte chimica, utilizzando pochi prodotti più naturali possibili, che poi alla fine tutto questo si trasmette anche in cantina, di non utilizzare chimica, quindi avere prodotti e anche prodotti finali abbastanza naturali. Tieni presente che la parte alta qua, stiamo parlando proprio della costa del San Giuseppe, quindi la terra è limitata, cioè la parte di argilla non è tanta, siamo sui 40-50 cm, a volte anche meno di parte terrosa, e invece giù a basso c'è un po' di più. Però non irrigando e non facendo interventi comunque di soccorso, le piante che sono del 78 ma vedi che sembrano piante, se tu fai un confronto queste piante con delle piante che sono giù nella bassa, sembrano piante di 7 anni, 7-8 anni, invece ne hanno 40, 50, quasi 50 anni, per dire, perché insomma mangiano con quello che hanno e non è tanto. Ovvio, non è tanto. Allora, qua è abbastanza ventilato. Allora, qua diciamo che il problema a livello fungigno, perché infatti a volte avere i terreni in alta collina ti aiuta anche nei trattamenti, perché l'alta collina è più è più resistente alla peronospora e hai più problemi magari di oidio, per cui riesci anche a regolarti meglio sui trattamenti da fare. Quindi il fatto che qua comunque senti che il vento c'è, perché giù c'è l'altra valle, quindi caracolla praticamente e scende giù in quella valle. Qua è sempre ventilato, sempre, giorno e notte, sempre ventilato. Il problema grosso è che è ventilato, però quando fa caldo fa caldo. Cioè qua purtroppo negli ultimi anni il tempo l'ha fatta da padrona, le intemperie, la meteorologia ormai è diventata proprio un punto interrogativo anno dopo anno, non riesci mai a capire se l'annata può andare bene, se riesci a finirla, se riesci a chiuderla con la raccolta, o come quest'anno non riesci perché ci sono, oppure perché c'è stata la tempesta, quindi la grandine. Ogni anno c'è sempre una, sta diventando sempre più difficile fare il nostro lavoro. Però vabbè, lo si continua a fare perché c'è una passione per fare questo lavoro, perché se uno mi chiedesse lo fai per reddito, questo no, è difficile, magari può anche andare bene, col tempo può anche andare bene, ogni anno è anche sempre più difficile, poi io che praticamente lavoro in maniera abbastanza naturale, per cui devo accettare tutto quello che mi dà la natura. Non è una cantina, una grande cantina, quindi le 15.000 bottiglie sono più che giustificate con quello che c'è all'interno. Sicuramente le vasche come produzione sarebbero un po' di più, però
Tieni presente che 1, 2, 3 sono le 3 vasche refrigerate che uso per i bianchi, per fare il metodo classico. Tutte le altre quello per i rossi. Tutte le operazioni in questa cantina vengono fatte da noi direttamente. Non c'è nessuno che entra a fare qualsiasi tipo di operazione. Quindi dalla vendemmia, dalla pressatura, la fase del tiraggio, le pulizie, la sboccatura, la messa in punta con le pupitre, la sboccatura viene fatta tutta da noi. Questa è la tappatrice per tappiafungo e questa invece per mettere le gabbiette. Quindi tutto quello che facciamo, qua sbocchiamo, qua stappiamo, qua tappiamo e mettiamo su la gabbietta. Les jus sont faits. Il mio vino, la mia uva deve essere la mia uva e il mio vino, stop, basta. Che venga bene o venga male, ma deve essere roba fatta da me. La gente, anche perché poi succede qualcosa, a chi dare la colpa? Al vino, chi ti ha dato quell'altro? No, a me succede qualcosa, so che è colpa mia e basta, non è colpa di nessun altro.